Immagina Italia's Got Talent, ma per i fan americani del K-pop. Un'occasione unica di entrare nell'elite del K-pop, allenandosi in una delle più grandi agenzie sudcoreane, la JYP Entertainment. Questo è quello su cui si basa A2K, America to Korea, uno show che ha promesso di realizzare i sogni di migliaia di ragazze, ma che ora è al centro di una bufera legale. Sfruttamento minorile, abusi, pratiche commerciali sleali, oggi vi racconterò tutto quanto. Se non ci conosciamo, ciao miao, io sono Esther e sono una cosplayer. Se ti piace questo tipo di video non dimenticare di iscriverti al mio canale e considera l'idea di abbonarti per contenuti esclusivi. Ma adesso iniziamo! Per capire come siamo arrivati a questo punto dobbiamo fare un passo indietro. Negli ultimi anni il K-pop ha conquistato il mondo. Quello che una volta era un fenomeno di nicchia è riuscito a diventare mainstream. Ma sebbene si tratti di un fenomeno globale, gran parte del pubblico si trova ancora in Asia. Il Giappone, ad esempio, è costantemente in cima alle classifiche dei paesi con il maggior numero di ascoltatori internazionali. E che non dovrebbe sorprenderci perché, come ben sapete, se mi seguite già, l'industria idol è nata proprio lì. Così nel 2020 la JYP Entertainment, una delle agenzie più grandi del Sud Corea, decide di espandere ulteriormente il proprio successo in Giappone, lanciando Nizi Project, un talent show per creare il nuovo gruppo di idol giapponesi, e le 9 vincitrici formano il gruppo NiziU. L'idea è semplice: JYP Entertainment aveva già creato tanti gruppi di successo e crede che, indipendentemente dalla nazionalità e dalla lingua, portando i talenti in Corea del Sud e sottoponendoli al tipico e rigoroso regime di allenamento K-pop, avrebbero potuto ottenere il successo. E così è stato. Spinto da questo risultato, JYP decide di replicare il modello in un altro paese con un enorme mercato e potere d'acquisto per il K-pop, gli Stati Uniti d'America. Così la JYP lancia A2K, America to Korea, un talent show con audizioni nelle città americane più famose, come partner alla Republic Records, un'etichetta statunitense che rappresenta artisti come Ariana Grande, Nicki Minaj e Taylor Swift. Dopo 22 episodi, 6 delle 11 finaliste vengono scelte per formare il gruppo Vicha. Si tratta di Lexi, Camilla, KG, Kendall, Savannah e Kaylee. La maggior parte di loro ha tra i 15 e i 17 anni, ma una di loro, Kaylee Lee, ha solo 12 anni al momento delle riprese. Per quanto sia normale che gli idol K-pop inizino la loro carriera molto giovani, 12 anni sono pochi persino per gli standard sudcoreani, non per quelli giapponesi. Questo solleva molte preoccupazioni tra i fan, soprattutto considerando la reputazione di JYP per i suoi metodi di allenamento durissimi. Vi ricordo che sono gli stessi che hanno costretto Momo delle Twice a mangiare cubetti di ghiaccio per una settimana perché è considerata grassa. Lei, grassa! L'argomento è così discusso che Daniel Hong, un rappresentante dell'ufficio di Los Angeles di JYP Entertainment, rilascia un'intervista per rassicurare i fan. Dichiara che JYP segue rigorosamente le normative californiane per i minori nell'industria dell'intrattenimento, garantendo pause, accesso all'istruzione e la presenza di un tutore. Col tempo le critiche si placano e le Vicha iniziano a vedere il successo. Dopo la vittoria in A2K, infatti, pubblicano il singolo YO Universe nel settembre 2023, raggiungendo il primo posto nella classifica delle canzoni di tendenza negli Stati Uniti. Un risultato notevole considerando che il gruppo non aveva ancora ufficialmente debuttato. Il loro debutto ufficiale, infatti, avviene il 26 gennaio 2025 con il singolo Girls of the Year. Parere personale? Cioè, una vera bop, mi piace troppo quella canzone e non sono l'unica a pensarlo. Guadagnano infatti un sacco di popolarità e il loro video ufficiale adesso ha 10 milioni di visualizzazioni. Riescono persino ad aprire il concerto a Los Angeles del gruppo più popolare della JYP, le Twice. Le Vicha stanno facendo esattamente ciò che JYP sperava: attirare fan sia dagli Stati Uniti che dalla Corea del Sud. Tutto ciò sembra incredibile, ma la realtà è molto più complicata e oscura. L'11 marzo 2024, poco più di un mese dopo il loro debutto, l'account ufficiale di Vicha su Twitter pubblica un annuncio riguardante la futura partecipazione di Kaylee alle attività del gruppo. Salve, siamo la JYP. Vorremmo informarvi sulla partecipazione di Kaylee alle prossime attività delle Vicha. A causa di una condizione di salute, Kaylee si prenderà una pausa dalle prossime attività delle Vicha fino a nuovo avviso. Forniremo ulteriori aggiornamenti sulla ripresa delle attività di Kaylee. Continueremo a dare la massima priorità
vita alla salute della nostra artista e chiediamo il vostro sostegno per la sua completa guarigione. Le speculazioni esplodono immediatamente, nessuno crede che sia una cosa di salute. Kaylee sta lasciando il gruppo, ha problemi con l'agenzia, non ci sono dettagli chiari, ma stanno anticipando un problema che avrebbe potuto cambiare il destino del gruppo idol. Le Vicia hanno già ridotto le esibizioni dal vivo, ma a partire da giugno 2024 i loro social media cambiano. L'ultimo post risale ai primi giorni del mese, dopodiché silenzio assoluto. L'unica attività rimasta sono i post di compleanno, una pratica comune tra i gruppi idol. Solo che secondo me sono post programmati in precedenza, compaiono solo per quello. Lo stesso silenzio si estende a tutte le loro pagine ufficiali. Nessun aggiornamento, nessuna comunicazione. Avrebbero dovuto esibirsi alla fine di giugno a un festival negli Stati Uniti, ma anche quella performance viene annullata. Questo alimenta ancora di più le speculazioni. Cosa stava succedendo davvero dietro le quinte? La pausa di Kaylee bastava davvero per fermare tutte le attività dell'intero gruppo? I fan devono aspettare fino al 7 dicembre 2024, quasi 10 mesi dopo la pausa di Kaylee, per ricevere finalmente un aggiornamento. Ma purtroppo non è una buona notizia. Kira Grace Madder, conosciuta come KG, una delle componenti di Vicia, ha intentato una causa contro JYP USA, la filiale americana dell'agenzia, accusandola di alcuni crimini gravissimi, in particolare lo sfruttamento del lavoro minorile. KG è ancora minorenne alla fine del 2024, ha ancora 17 anni e avvia la causa attraverso il suo tutore legale, sua madre. L'annuncio arriva direttamente da una sua storia di Instagram e lascia tutti a bocca aperta. Leggiamolo insieme. Ieri ho avviato un'azione legale per rescindere il mio contratto con la JYP Entertainment e lasciare le Vicia, dopo aver subito episodi di abuso e maltrattamento da parte di alcuni membri dello staff. Ritengo che l'ambiente non fosse sano per la mia salute mentale e chiedo scusa a chiunque sia rimasto deluso dal mio abbandono. Non posso accettare condizioni di lavoro e di vita che hanno spinto un membro a tentare il suicidio, né un ambiente che favorisce disturbi alimentari e ha portato all'autolesionismo. Ho preso questa decisione a maggio e sto ancora aspettando di essere liberata dal mio contratto. Sono preoccupata per le ragazze rimaste nelle Vicia, le mie amiche, che amo e a cui tengo veramente. Inoltre, dato che mi piace scrivere canzoni e produrre, ho realizzato che se fossi rimasta alla JYP Entertainment non sarei stata in grado di diventare l'artista a cui aspiro. Ho accumulato un'enorme quantità di debiti aziendali, ma non venivo pagata abbastanza per l'intenso lavoro e le estreme limitazioni alle nostre vite personali. A prescindere dagli eventi sopracitati, ci sono stati anche momenti bellissimi. Vorrei ringraziare JY Park, i dirigenti aziendali e lo staff per aver creduto in me e per l'eccezionale formazione. Non biasimo nessuno per il trattamento che ho dovuto sopportare, ma ritengo che questo sia un problema profondamente radicato nell'industria del K-pop. Sono grata per le amicizie che ho stretto e per l'incredibile opportunità di esibirmi per un pubblico globale. Vorrei ringraziarvi per il vostro amore e supporto e vi chiedo di continuare a sostenere le Vicia, nonostante la mia assenza. In futuro continuerò a fare musica in questo campo, ma non in queste circostanze. Spero che il mio congedo possa incoraggiare il sistema K-pop a cambiare in meglio, nella speranza di proteggere gli idol e i trainee che restano nelle mani di queste aziende. Adesso però diamo un'occhiata alla causa e alle principali accuse fatte da KG, che nella denuncia è indicata come KM, quindi la chiamerò così adesso. Iniziamo da abusi fisici ed emotivi. La causa riporta il seguente esempio. Intorno al 17 settembre 2023, durante una prova di danza, KM è stata allontanata da un istruttore a causa della sua scarsa preparazione nella danza. L'istruttore, urlando in coreano, l'ha costretta a ripetere un singolo passo di danza centinaia di volte e senza sosta. A KM, visibilmente provata ed esausta, è stata negata la pausa per reidratarsi che tutte le altre ragazze hanno ricevuto. L'istruttore le disse che avrebbe potuto bere solo una volta perfezionato il movimento. Le ore di ripetizione forzata causarono a KM la lacerazione di un tendine della spalla. Nonostante il dolore lancinante, l'azienda la costrinse a continuare nonostante l'infortunio, rifiutandosi di concederle un tempo adeguato a riprendersi. In seguito KM è stata ricoverata in ospedale e ha ricevuto iniezioni per la spalla, ma l'azienda prevedeva che tornasse immediatamente ad allenarsi nella danza. Questo non è stato un incidente isolato. Per tutto il periodo trascorso alla JYP Entertainment, KM e altri membri delle Vicia sono stati ripetutamente costretti a ballare e a esibirsi con gravi lesioni, tra cui caviglie
dislogate, muscoli tesi e altro. La JYP ignorava i consigli dei medici che raccomandavano il riposo, insistendo affinché continuasse a esibirsi a pieno ritmo. Durante una visita per una grave lesione alla gamba, KM chiese al personale se potesse stare tranquilla e le venne risposto di no, ma il personale della JYP continuò a farle somministrare varie iniezioni e lei dovette continuare a esibirsi. Prossimo punto, lavoro non retribuito. Per un periodo di 6 mesi, la JYP ha pagato a KM solo $500 a settimana, un importo di gran lunga inferiore al salario minimo della California, considerando le oltre 12 ore di lavoro giornaliero che KM doveva svolgere. Oltre al mancato pagamento, la JYP Entertainment ha riconosciuto a KM un debito di $500.000 per le spese aziendali. Sebbene l'accordo specifichi che la vita di gruppo fosse facoltativa, non è stato detto così a KM. Il personale l'ha spinta a vivere lì, facendole temere ripercussioni negative se non l'avesse fatto. Il personale di JYP le ha detto: vogliamo che le ragazze vivano insieme, che il gruppo non avrebbe avuto successo se le ragazze non l'avessero fatto, e quanto fosse importante che lo facessero, dato che altrimenti KM sarebbe stata vista in modo negativo. Quando KM ha accettato la richiesta di JYP di vivere con le ragazze, perché aveva paura di ciò che sarebbe accaduto se avesse scelto di non vivere con loro, non le è stata data alcuna scelta su quale sarebbe stata la sistemazione del gruppo. La JYP ha scelto una casa da $2,5 milioni. In conclusione, la JYP sostiene che KM deve loro $500.000 in base all'accordo di lavoro, perché gli stili di vita esorbitanti che finanziano sono ciò che loro usano per attirare i fan. KG aveva problemi anche a destreggiarsi tra scuola e canto. A volte la JYP la costringeva a lavorare fino a quasi mezzanotte, sapendo che il giorno dopo si sarebbe dovuta svegliare alle 7 per andare a lezione. One habit I would want to fix is getting more sleep, because I'm always practicing and I practice late. There's not enough time for me to get sleep. E in tutto ciò non veniva compensata per il suo lavoro oltre le 18:30. L'azione legale di KG sostiene anche che ci fossero tante telecamere nascoste che monitoravano i movimenti, la dieta e le comunicazioni delle ragazze. E poi la cosa che più mi ha disturbato, la trascuratezza della salute mentale. KG avrebbe subito abusi verbali, pressioni estreme per conformarsi agli standard corporei e un sostegno inadeguato per i problemi di salute mentale, compreso l'occultamento di un tentativo di suicidio da parte di un membro del gruppo. KM e le sue compagne di gruppo, molte delle quali erano minorenni, hanno lottato mentalmente ed emotivamente sotto una costante pressione. Alcuni membri hanno fatto ricorso all'autolesionismo. KM ha visto un altro membro del gruppo precipitare in un profondo disturbo alimentare, culminato in un tentativo di suicidio nel febbraio 2024. Quel membro ha ingerito 42 pillole di Nikhil, cosa che KM ha scoperto quando l'altro membro ha iniziato a vomitare in modo incontrollato la mattina successiva. Mesi prima, KM e altri membri avevano esposto al personale di JYP le loro preoccupazioni, ma questi non sembravano affatto preoccupati e affermavano che i disturbi alimentari fossero comuni. JYP ha nascosto il tentativo di suicidio a Eric Winston e agli altri membri del personale, istruendo KM e le altre ragazze a mentire a Eric e a dichiarare che il membro fosse tornato a casa per passare del tempo con la sua famiglia. In una telefonata con KM e sua madre, Eric ha poi ammesso di non essere stato informato del tentativo di suicidio, ma di aver saputo dal personale di JYP che il membro avesse un'intossicazione alimentare. Non ho capito chi sia questo Eric, credo il tutore, ma in tutto ciò è davvero sconvolgente, questa storia non ha scusanti. Dopo queste accuse, molti fan cercano di ricostruire la vicenda, formulando teorie su chi fosse la persona coinvolta, e in molti pensano che si tratti di Kaylee, la dodicenne del gruppo, ricordate, quella che era andata in pausa? Anche secondo me potrebbe essere stata lei, ma alla fine che importanza ha? Stiamo parlando comunque di 6 ragazzine e chiunque di loro abbia vissuto questa situazione resta comunque una tragedia, un trauma. E il vero scandalo secondo me è che lo staff di JYP abbia cercato di insabbiare tutta questa storia. Circa un giorno dopo la denuncia ufficiale, JYP Entertainment risponde attraverso la pagina Twitter ufficiale delle Vicia. Siamo la JYP USA. Vorremmo parlare della recente causa intentata da Kira Grace Madder, di seguito KG, e delle sue dichiarazioni pubbliche sui social media. A maggio di quest'anno KG ha lasciato la residenza del gruppo e ha
ha avviato delle discussioni attraverso i suoi rappresentanti legali. In risposta abbiamo sospeso temporaneamente le attività programmate dalle Vicia e abbiamo avviato un'ampia discussione con i rappresentanti di KG per esplorare potenziali soluzioni. Tuttavia, di recente non abbiamo ricevuto alcuna risposta dai rappresentanti di KG, lasciando i nostri legali in attesa di ulteriori comunicazioni. Deploriamo profondamente la decisione di KG di intentare una causa e di rilasciare dichiarazioni pubbliche unilaterali contenenti affermazioni false e esagerate. Questa azione ha causato un danno significativo agli altri membri delle Vicia e di JYP USA, che hanno lavorato diligentemente al prossimo album e ai progetti per l'inizio del 2025. JYP USA prenderà tutte le misure necessarie per garantire che né gli altri membri delle Vicia né JYP USA subiscano ulteriori danni a causa di questa vicenda. A parte che questa risposta mi ricorda un mio altro video su una tale Silent Tatsuki, non so se l'avete visto. Ci rendiamo conto perché ora stanno cercando di scaricare tutta la colpa su KG per le difficoltà che le Vicia hanno affrontato, e purtroppo non dovrei stupirmi, perché questa è una strategia tipica delle agenzie K-pop che manipolano le emozioni dei fan con questo tipo di narrazione. KG poi risponde direttamente alla dichiarazione di JYP USA, affermando: vedere l'azienda non assumersi le proprie responsabilità mi delude profondamente. Io e il mio team legale abbiamo predisposto prove fotografiche e fisiche per dimostrare che le mie accuse fossero fattuali, non esagerate o false. Grazie al pubblico per il vostro incontrollabile supporto. Vi prego di trattare entrambe le parti con gentilezza. Questo è un momento difficile per tutti. Continuerò a lottare per un trattamento migliore degli idol e dei trainee del K-pop, promettendovi di dire solo la verità. Spero che facendomi avanti anche altri trainee, idol e membri del gruppo possano sentirsi incoraggiati a fare altrettanto, usando la loro voce per apportare cambiamenti positivi all'industria del K-pop. Scorrendo la causa legale, mi è caduto l'occhio su degli screenshot di KG che mi hanno davvero fatto riflettere. Si tratta di una conversazione con un altro membro delle Vicia, come se fossi davvero esausto. Non ho motivazione, mi sento allo stesso modo, mi sento vuota, non so cosa fare della mia vita, non sono felice, neanch'io sono felice, non mi diverto e così non va bene. Non mi sento felice da anni, anch'io da quando siamo in Corea. In Corea era brutto, ma questo è altrettanto brutto. Onestamente mi sento come se non avessi più una personalità, o se non sono più la stessa persona. Mi hanno cambiato e ho perso tutte le speranze. L'hanno fatto tutti loro. Ho perso fiducia in me stessa, completamente. Anche io e anche la mia famiglia l'ha notato. Mamma mia, qui è dove siamo arrivati finora. Il problema è che adesso si creerà questo paradosso in cui le persone che scopriranno di questa situazione penseranno: JYP fa schifo, non devo supportarli, ma allo stesso tempo diranno anche: ma io amo le Vicia, voglio il meglio per loro, quindi continuerò a sostenerle. Il problema è che alla fine chi credete che ne tragga il massimo profitto? Supportando le Vicia finisci comunque per alimentare il sistema. Però cosa fai? Abbandoni queste povere ragazze al loro destino? Io davvero non so cosa più mi abbia sconvolto di questa storia e volevo troppo parlarvene. Da una delle Big Three poi mi aspettavo molto di più. Auguro davvero il meglio a KG e a tutte le ragazze del gruppo. Pensare che questa sia la prassi, che tanti altri idol abbiano passato esperienze del genere, mi fa davvero ripensare a tutto quanto. Se ci saranno aggiornamenti vi farò un altro video a riguardo. Grazie mille per aver visto fin qui e noi ci vediamo alla prossima. Ciao miao! Era la terza volta che registravo questo video, maledizione!